Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi parlerò di come mostrare nel nostro disegno le quote del modello. Le quote del modello spesso io le definisco in maniera non proprio corretta quote automatiche, anche se non sono quote automatiche ma richiedono comunque sempre un intervento manuale da parte dell'utente. È molto più corretto definirle quote del modello oppure annotazioni del modello. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da poter essere sempre aggiornati su tutti i miei video. Iniziamo subito. Andremo a fare in maniera abbastanza veloce la tavola quotata di questo modello, che poi è lo stesso che abbiamo già affrontato in una delle esercitazioni di modellazione. Ho già preparato una messa in tavola con delle viste di questo oggetto qui e ve la vado subito a mostrare. L'ho già preparata su un formato A4 in scala 1:1 con una vista principale che sarebbe questa, in cui sono visibili gli spigoli nascosti, e una vista di proiezione appunto dall'alto, dove in realtà è mostrata a metà una delle sezioni che io ho creato sul modello e che poi ho sfruttato qui nel disegno, e ho anche mostrato l'indicazione del piano di sezione. Ok, andiamo subito a vedere come possiamo mostrare le quote del modello, ma non solo le quote, anche gli assi, perché è un passaggio che già vi ho mostrato. Quindi andiamo appunto su Annota, e il comando che dobbiamo utilizzare se vogliamo mostrare gli assi ma anche le quote del modello è questo: mostra annotazioni modello, appunto. Clicchiamo qui. Io in genere vado sempre a mostrare prima gli assi, perché per me è un'informazione prioritaria rispetto anche alle quote, e perché gli assi stessi ci possono essere utili per mettere comunque delle quote anche manualmente sul modello con il comando quota. Quindi in realtà in questo modello di assi ce ne sono pochi, quindi è più che sufficiente, una volta attivata questa scheda, andare a selezionare la sommità dell'albero in modo che lui ci mostri gli assi presenti in tutto il modello, e questi assi ce li vado a mostrare in tutte le viste presenti. A questo punto direi che vado a selezionare quest'asse per confermarlo, quest'altro asse per confermarlo, poiché sono gli assi relativi alla geometria di rivoluzione che abbiamo ottenuto, che abbiamo utilizzato per fare la coppa, e l'estrusione cilindrica che abbiamo utilizzato in basso per fare il piattello. E poi attiviamo anche la vista in pianta dell'asse, che è la classica croce con stile di linea, tratto e punto. Come vedete, gli assi che abbiamo cliccato e quindi che abbiamo confermato vengono automaticamente spuntati in questo elenco. Poi in realtà possiamo levare il segno di spunta, possiamo farlo anche cliccando l'asse direttamente da schermo, oppure ricliccandolo nuovamente per confermarlo, e a questo punto possiamo anche dirgli applica se non vogliamo uscire da questo strumento, che è proprio quello che noi vogliamo evitare. In questo caso vogliamo rimanere all'interno di questo strumento, perché poi andremo a mostrare con questa scheda, andremo a mostrare le quote. In questo caso me le sta mostrando tutte perché è rimasto selezionato il modello stesso, ma in realtà trascuro questo passaggio perché io in genere, per quanto riguarda le quote, preferisco selezionare feature per feature, quindi funzione per funzione nell'albero del modello, per avere una gestione un po' più semplice della visualizzazione delle varie quote che vengono mostrate. Quindi vado a selezionarmi ad esempio la prima funzione, la funzione rivoluzione. Ricordatevi che Creo mostra le quote con un suo ordine che in realtà è legato all'ordine con cui avete inserito le viste nel disegno. Quindi mostrerà prima le quote di quella funzione che voi avete selezionato nella prima vista che avete inserito nel disegno, che nel mio caso è questa, e poi, se non potrà mostrarle qui perché questa vista magari non è compatibile
con quella quota, allora le andrà a mostrare nella seconda vista e via dicendo nella terza, nella quarta, nella quinta. Quindi è molto importante, se volete usare le quote del modello, che inseriate prima la vista più importante e poi di seguito quelle successive. Quindi, come possiamo vedere, qui mi va a mostrare parecchie quote, che sono in realtà tutte le quote che io ho creato nello sketch di questa rivoluzione. Sono delle quote importanti che sono il diametro 60, questa altezza 25 e il diametro 70, ma nello sketch io ho messo anche una quota di riferimento, cioè una quota tra parentesi che è appunto questo valore angolare. Sotto mi va a mostrare la quota della rivoluzione di 360 gradi, che sicuramente non mi interessa, quindi io direi che vado a cliccare e quindi confermare queste 4 quote qui, senza andare poi a confermare quest'altra. Quindi gli dico applica in modo che me ne mantiene e passo alla funzione successiva andandola a selezionare. Anche qui mi mostra le quote di quella funzione che è la larghezza della sezione, che confermo, che poi è la funzione relativa allo stelo del bicchiere, e la quota dell'altezza di questo stelo, che in questo caso corrisponde anche all'altezza del bicchiere stesso. Ovviamente se io voglio usare le quote manuali è bene che ci rifletto con attenzione mentre costruisco il modello, in modo tale da crearmi nei vari sketch o nelle varie funzioni le quote che è importante che io vada a visualizzare poi nel disegno. Quindi ho confermato queste quote, vado avanti, qua gli dico applica, scusatemi, vado avanti e seleziono il guscio. Anche per il guscio mi dà la quota spessore, ovvero lo spessore che vi è stato applicato con il guscio. Il settaggio dello spessore è una cosa che si può personalizzare, si può decidere di mettere come prefisso una parola qualsiasi, in questo caso lo spessore, oppure come suffisso la parola, ad esempio, thickness in inglese. Io ovviamente l'ho personalizzata. Ok, quando poi ho mostrato un po' di quote e preferisco fare un po' di ordine, conviene dargli ok e ovviamente fare un'operazione di ordinamento delle varie quote che ci interessano. Ad esempio questa la posso spostare un po' più in giù, direi che posso anche invertire le frecce. Questa è la quota del diametro della bocca del bicchiere, la metto qui su. Direi che questa invece la sposto un po' più all'esterno, questa la metto così. Questa quota secondo me è più utile che venga mostrata nella vista inferiore, quindi vi faccio vedere una cosa che può essere molto importante. La seleziono, faccio tasto destro e gli dico sposta nella vista, quindi seleziono la vista dove voglio vedere quella quota e me la trovo appunto qui. Potrei anche fare così per renderlo più visibile, e addirittura posso fare una cosa, visto che quello è il lato di un quadrato, perché lo stelo del bicchiere è un quadrato, posso aggiungere un simbolo come prefisso andando su testo quota e vado a scegliere proprio il simbolo del quadrato, che ce l'ho qui da qualche parte, eccolo qui. Lo clicco, mi viene inserito come prefisso, in questo modo è più comprensibile il fatto che quella sezione è una sezione quadrata. Poi volendo, come preferisco io, posso mettere le frecce all'esterno. Qui io direi di piazzare questa quota così e volendo posso allungare questa quota di riferimento fino al centro ipotetico. Facciamo così, questa, anzi questa la mettiamo di qua, e in questo modo abbiamo migliorato un po' la visualizzazione. Continuiamo, mostra annotazioni modello nuovamente, eravamo arrivati fino al guscio, se non erro, andiamo avanti e selezioniamo la
funzione successiva, che in questo caso è l'estrusione 2, e qui mi vengono mostrate le quote dell'altezza e della base del piattello. Le confermo entrambe, gli do subito ok perché voglio fare di nuovo l'operazione di spostamento di questa quota nella vista inferiore. Eccola qua. E quindi sono riuscito anche qui a fare questo tipo di operazione. Sappiate che oltre a usare il mostra annotazioni modello, come l'abbiamo usato fino in questo momento, posso anche andare a selezionare direttamente la funzione, dirgli tasto destro e gli posso dire mostra quote per vista e gli vado a selezionare la vista. In questo modo lui mi andrà a mostrare, senza possibilità di confermarle oppure no, mi andrà a mostrare appunto le quote di quella lavorazione. Sappiate che comunque le quote che sono state posizionate con il mostra annotazioni modello oppure con quest'altra tecnica, in qualsiasi momento le posso selezionare e cancellare con la X per poi magari rimetterle in un altro modo piuttosto che non metterle proprio se non mi servono. Idem per gli arrotondamenti, ad esempio anche gli arrotondamenti spesso può essere comodo mostrarli in questo modo. Posso dirgli arrotondamento, tasto destro, mostra quote per vista e vado a selezionare in questo caso. No, in realtà mi sono sbagliato perché era l'arrotondamento del bordo del bicchiere. Ecco, era questo quello che mi interessava, mostra quote per vista e seleziono questa vista qua. E quindi mi ha messo l'arrotondamento, la quota dell'arrotondamento. Questo arrotondamento del bordo in realtà non ha una quota perché è un arrotondamento completo, quindi in quel caso potremmo anche mettere una quota manuale oppure una nota che indica questo bordo e in cui ci vado a scrivere arrotondamento completo. E ritornando sul comando mostra annotazioni modello, posso dirgli di mostrare questa quota qui, che confermo, questa già l'ho mostrata, questa quota qui che vado a confermare e poi l'ultima che invece è una funzione che contiene due quote perché contiene il raggio R5 e il raggio R8. Se mi mostra le quote in una posizione non proprio comoda, posso, come in questo caso, andare sul simbolo della catenina e dirgli modifica attacco e gli vado a selezionare un altro bordo e quindi la stessa quota me la sposta in un'altra vista. Ok, qual è il vantaggio e lo svantaggio o gli svantaggi delle quote del modello? In realtà io amo molto questa tecnica di quotatura perché presenta diversi vantaggi. Anzitutto il vantaggio è che sta proprio mostrando le quote del modello, quindi se poi vado a modificare il valore della quota lo posso fare anche dal disegno grazie al fatto che ho mostrato le quote del modello, e se vado ad aggiungere delle note come ad esempio in questo caso qui dove ho aggiunto il simbolino del quadrato, questa informazione me la troverò anche sul modello. Vi faccio vedere che se ritorno sul modello di là, prendo, mi sembra la seconda estrusione, faccio modifica e andando a zoomare molto, purtroppo si vede un po' piccolina, vedrò che anche selezionandola e facendo testo quota, vedrò che effettivamente mi trovo adesso questo prefisso. Quindi è un'informazione che ho già definita nel disegno. Altro vantaggio è che appunto le quote si possono modificare, basta fare un doppio clic e questo 114 può diventare facciamo un 90, confermo, rigenero con il CTRL G e il bicchiere si abbassa, ma perché si è abbassato proprio il modello. Infatti ritorno nel modello stesso e noterò che anche questo si è abbassato, sembra essere diventato un bicchiere da whisky. Ritorno di qua
e riporto il valore a quello che era in origine. Di nuovo CTRL G e quindi le modifiche che faccio alle quote sono associative, ovvero si ripercuotono anche sul modello e via dicendo. Ovviamente se vado a modificare il modello anche qua si aggiorna, ma anche le tolleranze che posso andare a mostrare, le note che posso andare ad aggiungere a ciascuna quota vengono automaticamente definite anche sul modello, perché sto proprio intervenendo sulle quote del modello. Scusate il gioco di parole. Ok, direi che per il momento vi ho detto tutto, non mi voglio dilungare troppo. Vi ho mostrato con alcuni esempi questi aspetti e quindi vi saluto e vi ringrazio. Un abbraccio a tutti, ciao!